Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2025. Ok. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Leone. Periodo di riflessioni, di introspezione, di autoanalisi. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare con la ricerca della solitudine o un isolamento volontario. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una sessione privata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E per chi poi volesse approfondire il discorso sui tarocchi è in partenza a gennaio il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Trovate comunque il link sotto in descrizione, io lì inserisco sempre le promozioni, le novità, i corsi. Voi aprite la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile, predestinata. Allora abbiamo un bel fante di coppe, un 5 di coppe, il mago, un 3 di spade, una regina di spade, un asso di bastoni, la carta del mondo e un 8 di coppe che è l'arcano minore dell'eremita. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, così capiamo un pochettino le energie, come si svilupperanno e ci saranno come dei messaggi spot un po' sciolti tra loro, dopodiché andremo a vedere l'amore, il lavoro, le finanze, insomma un po' tutto. Allora, partiamo da questo fante di coppe. Andiamo a vederlo, perché può rappresentare una persona o può rappresentare una nuova idea. Se fosse una persona, ragazzi, con questa stella e l'asso di coppe potrebbe essere un nuovo amore, effettivamente. E se fosse un'idea, direi che potreste accarezzare un sogno che avete nel cassetto. Magari è un qualche cosa che fa riferimento a un nuovo obiettivo, potrebbe essere anche una canalizzazione, mi viene da dire, vedendo la stella, come un qualche tipo di ideona che arriva così, all'improvviso. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 9 di pentacoli e 10 di bastoni. Qui probabilmente c'è come il bisogno di lasciarsi indietro un qualche cosa, con questo 10 di bastoni, potrebbero essere delle aspettative o potrebbe essere il dolore di cui mi parla il 5 di coppe. 5 di coppe è sempre una carta che vede il bicchiere mezzo vuoto, È come se ci fosse un qualche cosa che vi pesa. Andiamo a vedere il mago. Un altro mago, un cavaliere di coppe e un 7 di coppe. Nuovi inizi in vista, potrebbero anche essere delle offerte. Questo 7 di coppe lo sento collegato a questo gruppo di carte perché sono le idee, le possibilità, le strade che potrebbero aprirsi. Andiamo a vedere il 3 di spade.
Fante di spade e mondo. Mm. Ehm, Credo che questo 10 di bastoni faccia riferimento anche a questo 3 di spade. Sapete, il vuoto di cui vi parlavo qui, lo rivedo un pochettino qui. Ed è come se a un certo punto potesse arrivare alla fine di questa sofferenza, di questo vuoto. C'è anche un tema con il controllo qui, ragazzi. Adesso vediamo come si sviluppano le carte. Però sento che qualcuno è come se avesse bisogno di avere tutto sotto controllo. Andiamo a vedere la regina di spade. 8 di pentacoli, 2 di bastoni, 6 di bastoni, imperatore e 5 di spade. Allora, la regina di spade normalmente rappresenta una certa rigidità mentale, mi viene da dire anche necessaria certe volte, però c'è un tema con il controllo, c'è un tema con il progettare tutto, c'è un tema con mm, il dover andare avanti. Avere tutte queste carte al contrario mi dice che è come se ci fosse qualcosa che si inceppa nel mese di gennaio, qualcosa che fa fatica, insomma, ad andare avanti. E la determinazione della regina di spade in questo caso vi aiuterà a portare avanti queste cose. Andiamo con l'asso di bastoni. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e la carta del papa, quindi qui ci sono come dei nuovi inizi che però sento un po' tentennanti, probabilmente per queste energie un po' bloccatine che ci sono qua. Credo che molto faccia riferimento a questo asse. Andiamo a vedere il mondo. Luna e re di pentacoli. Voglio un'altra carta per la luna. La sacerdotessa. Ragazzi, qui con la carta del mondo e queste altre carte, credo che qualcuno arriverà a prendere consapevolezza di un disegno più grande. Magari adesso le cose vi sono un pochettino difficili, considerato questa zona della lettura dove praticamente tutte le carte di spiegazione sono al contrario. Però in realtà poi qui avete il mondo, quindi un qualche tipo di risultato si raggiunge. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Giustizia e eremita, mi sembra giusto. Voglio un'altra carta per la giustizia. Regina di bastoni. Quello che qui facevate fatica a portare avanti, lì riuscirete a regolarizzarlo, quindi verso la fine del mese. Allora ragazzi, partiamo dall'amore, partiamo dai single. Allora, iniziando così, che cosa vi posso dire? Che qualcuno ragazzi conoscerete, potrebbe essere qualcuno che vi tocca nel profondo del cuore, ma ho come la sensazione che con queste due carte qualcuno sia single e abbia intenzione di rimanere tale. C'è come una sorta di, come vi posso dire, lavoro di pulizia prima da dover fare, di pulizia interna. Tenete presente che qui avete la luna e il sette di coppe. Per qualcuno ci potrebbero essere come delle proiezioni inerente alla relazione in sé, l'amore o proprio specificatamente in relazione a questa persona.
Vi dico, quando c'è il fante di coppe, a parte che potrebbe essere più giovane di voi, però è come se ci fossero delle promesse, delle offerte fatte un po' così, presi dal momento. Qua effettivamente poi c'è un cavaliere di coppe che mi parla di un tema un po' più corposo, ecco, di un'offerta fatta in un modo diverso, però è come se all'inizio del mese ci fosse qualcuno che vi butta un po' lì, vi lancia l'amo, diciamo, no? Sta a voi poi coglierlo oppure no. O prendere tempo magari, perché qui avete comunque l'eremità. Sento che qualcuno è come se avesse bisogno di stare da solo con se stesso, di ripulirsi da queste carenze del 3 di spade e del 5 di coppe. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, dunque, se la relazione va bene, cioè nel senso che è consolidata, ehm, anche qui ho la sensazione che potreste avvertire un po' di solitudine all'interno della relazione. Magari non vi sentite capiti, non vi sentite ascoltati, non vi sentite visti o semplicemente l'altra persona non soddisfa le vostre aspettative. Però io dico spesso che se io mi creo l'aspettativa, poi è compito mio soddisfare questa aspettativa. E se gli altri hanno aspettative nei vostri confronti, è un problema loro. Ok? Ognuno si prenda le proprie aspettative fondamentalmente. Quindi anche voi rielaborate un attimino quali potrebbero essere le aspettative nei confronti del partner, perché o avete aspettative troppo alte e l'altra persona non riesce a soddisfarle, oppure potrebbe anche mancare la comunicazione di questa aspettativa, oppure semplicemente l'altra persona vi vede talmente forti, talmente indipendenti, talmente a fatti vostri che non crede, non pensa che ci siano cose che voi vi aspettate. Tutto sommato devo dire che comunque le cose finiranno con un certo equilibrio, ok? Abbiamo la giustizia alla fine del periodo, mi parla di una regolarizzazione, quello che qua non si riusciva a fare con l'imperatore al contrario e l'otto di pentacoli al contrario, alla fine sì, che riuscirete insomma a mettere in linea, se vogliamo, mettere in riga quelle che sono le cose che non vanno piuttosto quelle che vanno, insomma c'è la regolarizzazione ed è una carta che parla anche di contratti per qualcuno. Se siete in una relazione dove non è ben definita la cosa, a fine mese lo sarà. A fine mese, ragazzi, sento che le cose cambieranno. Non tanto perché sarà l'altro o l'altra, ma perché sarete voi che prenderete, grazie a questo momento di isolamento, prenderete una consapevolezza diversa inerente alla vostra relazione. Parliamo di chi vi sta intorno, quindi degli amici, piuttosto che i familiari, i vicini, insomma. Io ho la sensazione che qualcuno potrebbe proporvi un progetto. Potrebbe anche semplicemente mettervi la pulce nell'orecchio sul ma si potrebbe fare questo, ma potrebbe fare quell'altro, ma è come se ci fosse la possibilità di un nuovo inizio con qualcuno che è vicino a voi. E questo nuovo inizio vi dico che magari non è concreto, è solo un discorso che si apre, però da lì partono una serie di possibilità che, insomma, vi fanno ben pensare, vi fanno iniziare a dire ok, c'è anche un'altra realtà, ok, si può fare anche così, ok, questo non l'avevo considerato. Per chi... No, parliamo di lavoro. Allora, per chi è senza lavoro, allora potrebbero esserci dei lavoretti a gennaio, magari delle cose un po' così, ma che
entro la fine di gennaio potrebbero essere regolarizzate. È come se vi facessero fare un periodo di prova in nero, per capirci, e poi una volta che tutti e due siete convinti che voi vedete che il lavoro vi piace o l'ambiente e che l'altra persona, il titolare, vede che insomma voi ci state dentro, potrebbe effettivamente esserci un contratto alla fine del mese. Se siete dipendenti, mm, ehm, mi viene da dire, tenetevi pronti a parare i colpi. Qualcuno potrebbe, mi parlano di cassa integrazione, quindi qualcuno potrebbe essere messo in cassa integrazione qualche giorno, ehm, ma fondamentalmente ho la sensazione che non siate riconosciuti come realmente dovreste, vorreste, potreste. Cioè qui c'è come un qualche cosa che vi pesa come lavoratori dipendenti, ok? Probabilmente siete determinati a raggiungere un risultato, ma è come se questo risultato per adesso non arrivasse. Può esserci una promessa, eventualmente, di avere questo risultato in un futuro, ma nel mese di gennaio sento che le cose sono abbastanza intermittenti e anche con i colleghi, vi devo dire, non sarà rose e fiori, state per conto vostro, confondetevi con la tappezzeria, mantenete un profilo basso perché non è un mese dei migliori, soprattutto se rientrate, c'è da fare l'inventario, quelle cose lì. Le carte mi dicono fatevi i fatti vostri per tutto il mese, ok? Non fatevi vedere troppo disponibili nei confronti dei colleghi, non lo so, mi dicono mantenete un profilo basso, poi mi racconterete nei commenti. Per chi invece fosse autonomo, ecco, allora lì ragazzi siate strateghi perché ho come la sensazione che le cose non andranno esattamente come voi vorreste. Il lavoro potrebbe esserci a momenti sì e a momenti no. Ehm, quello che vedo di positivo è che potrebbero arrivare lavori così, ok? Senza necessariamente dover scrivere in bianco. Per cui mi viene da dire prendete tutto quello che arriva. Mm? La sento un po' incastrata l'energia in questo senso nel mese di gennaio. Vi dico, poi alla fine avete la giustizia e mi parla di un riequilibrio, è spiegata da una regina di bastoni che è una di quelle figure che sa come ottenere quello che vuole. Ok? Poi avete anche due carte di introspezione, quindi secondo me è come se ci fosse una sorta di restyling nel capire cosa volete, come proporvi, quali risultati ottenere. Si arriva comunque all'equilibrio, eh. Per quelle persone, adesso indipendentemente dai gruppi, però per quelle persone che stanno aspettando firme, concessione di crediti, sblocchi burocratici, compravendite, insomma, avete la giustizia a fine lettura. È molto facile che arrivino questi contratti, queste regolarizzazioni entro la fine del mese o diciamo verso la fine del mese, per qualcuno magari verso febbraio, soprattutto se siete della terza decade, però comunque c'è questa regolarizzazione, ok? Parliamo adesso di progetti piuttosto che figli. Sapete che le parole, io dico sempre che queste due parole sono interscambiabili nei tarocchi. Allora, se avete figli, qualcuno potrebbe trasferirsi. Potreste in un certo senso poter perdere il controllo di quello che fa il figlio, ma tanto male non va, perché i figli hanno bisogno di farsi le loro esperienze, di farsi le ossa, fondamentalmente. Non è tenendoli sotto una campana di vetro che li proteggiamo, anzi, li rendiamo più deboli, perché poi quando escono dalla campana di vetro, quando i genitori poi non ci sono più, sono spaesati, perché non se la sanno cavare da soli, quindi forse è meglio fargli sbattere il naso prima, in modo che se cascano, i genitori possono risollevarli. Ehm, Se fosse un progetto,
Devo dire che le cose vi scivoleranno di mano, cioè nel senso che sento che il figlio, la figlia o i figli, insomma, a parte che potrebbero proporvi quel progetto di cui vi ho parlato all'inizio, quando vi ho detto che qualcuno intorno a voi potrebbe effettivamente proporvi una collaborazione, quindi ci potrebbe essere anche quel tema, ma io ho come la sensazione che saranno più bravi di quello che voi vi aspettate se li lascerete agire con la loro testa. Quindi è come se aveste dei buoni risultati e nel caso fossero progetti, mm, allora per qualcuno si tratta di chiudere un progetto che non funziona, mm, mentre per qualcun altro ci potrebbe essere come la conclusione, il compimento di un progetto, ok? Il fatto di dire, boh, basta, ho dato, i risultati sono arrivati, non mi sacrifico più per questa cosa, ok? Per quello che riguarda i soldi, l'economia, ragazzi. Considerati tutti gli alti e bassi che ci sono a livello lavorativo, io non vi consiglierei di fare nuovi investimenti o cose di questo genere. Ehm, Potreste vivere un momento di scarsità nel mese di gennaio, però io ve lo dico già a dicembre, quindi diciamo che potreste cercare di mettervi da parte qualcosa nel caso in cui effettivamente a gennaio arrivasse meno denaro di quello che voi vi aspettate o di quello che voi avete bisogno. Potrebbero esserci anche degli investimenti nuovi da fare per conto vostro come freelance e mi viene da dire fate attenzione. Per quello che riguarda invece il vostro stato psicoemotivo, allora ragazzi, qua avete due volte il mondo, due volte l'eremita con l'otto di coppe che più o meno è la stessa energia, avete la sacerdotessa. Mm? Quindi io ho come la sensazione che ci sarà una presa di consapevolezza, grazie anche a tutte queste carte di introspezione, di lavoro interno, di autoanalisi e di intuizione, considerato che abbiamo la sacerdotessa, che potrebbe veramente aiutarvi a stare meglio, a trovare il vostro punto forte, ok? Qui sinceramente ho come la sensazione che ricercherete la solitudine, anche se siete in coppie, come se avessi bisogno di prendervi del tempo per voi stessi, per riuscire a curare, a sanare, a migliorare il vostro stato psicoemotivo. Devo dire che comunque arriverà come una presa di consapevolezza, un momento eureka. Manca solo il giudizio, però siamo verso quella strada, secondo me. Magari arriverà poi nella lettura di febbraio. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Intensità, è un cavaliere di bastoni. E la mente. La mente perché è quella che frega, si dice che la mente mente, no? Perché è pregna di ego. È come se la parte mentale fosse molto attiva, ma anche la parte dell'azione. Però la parte mentale, vi dico, sarà tanto in fase introspettiva, secondo me. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Nuova vita, carta numero 39. Inizia una nuova fase, ragazzi, ma ve l'ho detto, c'è come questa presa di consapevolezza che vi permetterà di avere un'idea diversa della vostra realtà. Vuoi perché con la sacerdotessa si riesce a guardare nel lungo periodo, si riesce a guardare come disegno più grande, vuoi perché appunto avete tutte queste carte di introspezione. Qui avete anche due mago, un asso, un mondo qua, un altro asso qui. Sono tutte carte di fine e inizio. Quindi secondo me è come se vi affacciaste a un nuovo inizio della vostra vita.
Amici del Leone, devo dire che è una bella lettura. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti io tratto il percorso di crescita sui 3 livelli, corpo, mente e spirito. Per quello che riguarda il corpo potrebbero esserci come, diciamo, degli insegnamenti su come tradurre quello che il corpo ci dice. Per quello che riguarda il punto di vista emotivo ci sono meditazioni e tecniche per elaborare i traumi e per quello che riguarda la mente vado ad analizzare le credenze limitanti. Comunque, se volete dare un'occhiata perché siete curiosi, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli dei video si vedono, così vi fate un'idea. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!